La cucina di mammina, la cucina di mammina, la cucina di mammina, la cucina di mammina. Ciao a tutti amici e bentornati nella nostra cucina! Allora, come vedete oggi abbiamo un cuoco d'eccezione! Giulietto che oltre a fare l'assaggiatore oggi farà anche il mio piccolo aiutante, come l'aiutante di Babbo Natale. Allora, oggi facciamo una ricettina buonissima, sempre in tema pasquale, che sono i fiadoni. Sono buonissimi, sono semplicissimi da fare, gli ingredienti sono pochi, come quelli delle pallotte cace e uve. In più ci sta la farina, mezzo chilo di farina 00, 150 grammi di vino bianco e 80 grammi di olio extravergine di oliva, mezzo chilo di formaggio di mucca grattugiato. Io utilizzo il formaggio canestrato, ossia il famoso rigatino, che è comodissimo, però potete utilizzare anche la cociotta di mucca. 6 uova, una servirà per l'impasto esterno e 5 serviranno per l'impasto interno, perché la dose è un uovo di 100 grammi di formaggio, un pizzico di sale. L'attrezzo che utilizzeremo per realizzare la nostra ricettina è la cosiddetta nonna papera, ossia la macchina per la pasta, per tirare la pasta a mano, così ci divertiremo a fare le sfoglie. Che dici, Omina? Andiamo alla preparazione? Sì, adesso andiamo subito alla preparazione! Come prima cosa prepariamo il ripieno di formaggio, quindi sgusciamo le uova, diamo una leggera sbattuta e uniamole al formaggio mescolando per bene. Una volta che avrete terminato di mescolare uova e formaggio otterrete un impasto bello denso. Adesso lasciatelo riposare mentre prepariamo la pasta esterna. Quindi prendiamo la nostra farina, mettiamo un pochettino di sale e al centro versiamo il vino, l'olio extravergine di oliva, come si può vedere dal colore verde, e il nostro uovo sgusciato e leggermente sbattuto. Mescoliamo il tutto inizialmente con una forchetta e appena otterremo un bello impasto sodo cominciamo a lavorare. Quando l'impasto comincerà a diventare più sodo e inizierà a formare una palla, lo potete versare su una spianatoia. Una volta che avrete ottenuto un impasto così bello sodo, non appiccicoso ma comunque morbido, lo facciamo riposare una mezz'oretta e poi lo stenderemo. Una volta che la pasta avrà riposato sarà ancora più morbida. Adesso tagliamola a pezzettini. Il resto che non utilizziamo subito lo rimettiamo in un contenitore e non li facciamo prendere aria, così non si secca. Prendiamo la nostra bella pasta, che non sarà per niente appiccicosa, e spargetelo con un po' di farina da un lato e dall'altro. Prendete il panetto e stendetelo con la macchina della pasta a partire dalla misura più larga, ossia la misura 0, fino ad arrivare alla misura numero 6, che è un po' più sottile. Una volta che la pasta è stata stesa, vedete, avete raggiunto questo spessore, possiamo mettere dei tocchetti di impasto di formaggio qui. Ovviamente dipende dalla dimensione che volete dare ai vostri fiadoncini. Noi li facciamo piccolini, quindi lo facciamo con il cucchiaino. Distanziateli per bene, aiutatevi anche con le mani, lo potete compattare un pochettino. Adesso prendete l'impasto e ripiegatelo su se stesso, così. E adesso con l'aiuto di questo attrezzo qui, di questa rotella seghettata a zig zag, ritagliamo delle mezze lune. Stringeteli un pochettino così con le mani, schiacciate bene i bordi che abbiamo chiuso e prima di metterli sulla teglia fate un piccolo taglio su, così. Questo perché il formaggio in cottura si gonfierà ed evitiamo così che scoppino, ma si aprirà come un fiore sopra. Adesso mettiamoli in teglia. Appena avrete riempito la vostra teglia di fiadoncini, prima di infornarli li spennelleremo con un po' di rosso d'uovo. Dopodiché inforniamoli a 180 gradi ventilato per circa una ventina di minuti. Ovviamente farà fede il colore. Quando saranno belli dorati vuol dire che saranno cotti. Ecco qui, i nostri fiadoni sono pronti! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Eccoli qua! Ta-da! Vedete, sono cresciuti in cottura, sono diventati gonfi. Adesso il nostro assaggiatore ufficiale lo assaggerà. Guardate bene l'interno. Mangia, mamma. Si assaggia. Buonissimo. Anche mamma non muore che non vede l'ora. Facciamo cicin. Cicin. È buonissimo. È salato e formaggioso. È saporito, ma non troppo. Veramente squisito. Lo potete fare in anticipo, si conservano per più giorni, potete utilizzarlo come antipasto o come sfiziosità da spizzicare ogni tanto o anche da regalare per Pasqua. Comunque, cari amici, provate la ricetta, mi raccomando, E lasciate like, iscrivetevi, mettete la campanella e commentate qui sotto. Ciao ciao! ciao ciao!